Ultime news di calciomercato Inter, questione Digital Beats e seconda maglia, abbonamenti TV, l'amichevole contro il Lione e non solo. Tante notizie anche oggi, amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati come ogni giorno, nuovo contenuto, nuovo episodio di giornata. Abbiamo deciso quindi di rispolverare uno dei format più apprezzati e più richiesti qui su Passione Inter, ovvero quello delle top news del momento, in cui condensiamo in pochi minuti le principali notizie di casa Inter del momento. Inter che, ve lo ricordo innanzitutto come prima notizia, sarà in campo, torna in campo in questo sabato 30 luglio alle ore 20:30 con la penultima amichevole pubblica prima dell'inizio del campionato. Si gioca a Cesena contro il Lione che invece in Francia giocherà proprio la prossima settimana la prima giornata di campionato, quindi aspettiamoci partita vera tra Inter e Lione sicuramente. L'Inter tra l'altro dovrebbe finalmente schierare anche Milan Skriniar, è andato in gol nel test casalingo da Piano Gentile contro la Pro Sesto nel suo ritorno in campo di fatto, e Skriniar di cui parleremo tra poco in chiave mercato. Oltre a Skriniar c'è attesa anche per Gosens, che dovrebbe andare in panchina dopo aver smaltito i problemi muscolari, quindi ci aspettiamo anche da parte di mister Simone Inzaghi delle vere prove in ottica campionato. Per questo vi consiglio innanzitutto di seguire la partita, che sarà visibile, ve lo ricordo, in esclusiva su DAZN, così come per la precedente amichevole. Ma come sempre, ovviamente, se non avete DAZN, ma anche se ce l'avete, ricordatevi che potete seguire ogni partita dell'Inter sul nostro canale YouTube di Passione Inter e sul canale Twitch di Passione Inter per viverla insieme a noi. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi subito al nostro canale, così non vi perdete neanche questa live, neanche questi contenuti. Noi saremo in diretta come sempre dalle 19:15, un'ora e 15 minuti prima del fischio iniziale della partita. Tra l'altro, mi dicevano anche nel club di Passione Inter che molti della community di Passione Inter saranno proprio presenti allo stadio, quindi se ci siete anche voi, mi raccomando, fatecelo sapere, così ci incontriamo dal vivo, ovviamente. Detto questo, ci sono tante altre news, come vi dicevo in apertura. Parto da una raffica di calciomercato, perché so che il calciomercato è quello che scalda di più ed è quello che stavate aspettando. Abbiamo potuto verificare alcune informazioni anche noi della redazione di Passione Inter e quindi facciamo un bel punto della situazione. Innanzitutto, la buona notizia che possiamo darvi è quella che finalmente si stanno sbloccando delle operazioni in uscita, che ad oggi sono la priorità dell'Inter, visto che è stato già acquistato nella prima parte del mercato. Quindi si stanno sbloccando delle operazioni in partenza, anche se purtroppo anche qui non stanno andando esattamente come ci si poteva aspettare. Il primo nome da fare sicuramente è quello di Valentino Lazaro, che infatti, un po' a sorpresa devo dire, è vicino al Torino, dove si trasferisce in prestito con diritto di riscatto che dovrebbe essere fissato attorno ai 6 milioni di euro, ma una parte dell'ingaggio sarà coperta dall'Inter. Trattativa in chiusura. Ci sono due dettagli positivi, diciamo, in questa operazione, anche se ovviamente si sperava di poterlo piazzare a titolo definitivo. Il primo dettaglio è che comunque, anche se l'Inter paga una parte dell'ingaggio, dall'altro lato una parte l'Inter la risparmia e questo comunque aiuta i conti dell'Inter. Il secondo tema positivo è che il Torino, secondo me, con Ivan Juric in panchina, può essere la soluzione più interessante probabilmente tra quelle che sono emerse in queste ore, in questi giorni, per rilanciare Valentino Lazaro e quindi magari rivenderlo al massimo tra un anno. Nel frattempo, però, si scalda molto anche la pista che riguarda Pinamonti e l'Atalanta. L'offerta c'era stata della Salernitana, molto importante per l'Inter, era stata accettata dall'Inter, però non ha convinto il giocatore Pinamonti, che invece da settimane ha fatto capire di preferire proprio l'Atalanta, che lo può valorizzare e che sembra anche più in linea con le sue ambizioni. Quindi si scalda la pista Atalanta. Qual è il problema? Il problema è che fin qui l'Atalanta ha messo sul piatto una cifra inferiore ai 20 milioni di euro proposti dalla Salernitana, e che soprattutto erano un po' la valutazione che l'Inter aveva fatto del cartellino. Ve lo abbiamo raccontato quando siamo stati nella sede dell'Inter e vi invito a recuperare quei contenuti in cui vi parlavo in maniera approfondita della situazione Pinamonti. Ma la complicazione ulteriore è che l'Atalanta non sembra orientata ad accettare l'inserimento di una clausola che permetta all'Inter di riacquistare Pinamonti ad una determinata cifra. Questo è un po' un problema, perché vista anche la forte volontà del calciatore di accettare l'Atalanta, da quello che sta emergendo in queste ore, l'Inter ad un certo punto rischia di dover un po' cedere ad una valutazione magari vicina ai 20 milioni di euro, anche se forse non propriamente attorno a quei 20 milioni di cui vi parliamo da tempo, ma perdendo dall'altro lato definitivamente il controllo del cartellino di questo giocatore, che invece l'Inter
l'Inter avrebbe voluto mantenere sotto controllo almeno per un altro paio di stagioni. Ed è un peccato sicuramente, allo stesso tempo però se questo dovesse aiutare a tenere Milan Skriniar a Milano, lo accetto volentieri, ovviamente. Non so se siete d'accordo con me. E parliamo proprio di Skriniar, di cui abbiamo accennato anche in apertura di questo episodio di oggi. La novità qual è? Anche qui, che al momento non ci sono grosse novità e questo ogni giorno che passa è sempre una notizia incoraggiante, anche se va detto il PSG, da quello che ci risulta, non ha mollato la presa, anzi è sempre lì, è sempre attento su Skriniar e i contatti comunque vanno avanti, almeno come aggiornamento tra le parti. Quindi rimaniamo sempre in allerta, occhi aperti, perché non è ancora detta l'ultima parola purtroppo. Allo stesso tempo però l'offerta dei francesi fin qui non ha mai superato il muro dei 60 milioni, tra l'altro 60 milioni inclusi i bonus. Quindi ad oggi questa è ancora un'offerta molto lontana da quella che è la richiesta che invece fa l'Inter, ovvero 70 milioni, ma probabilmente anche qualcosa in più di questi 70 milioni di euro, soprattutto dopo aver visto sfumare Bremer. Quindi al momento nulla da fare. Ogni giorno che passa sicuramente è un altro passo verso la permanenza. L'Inter tiene in caldo l'ipotesi Milenkovic, che ad oggi sembra sempre un'ipotesi alternativa a Skriniar, quindi in caso di partenza di Skriniar, ma soprattutto attenzione quindi anche all'avvicinarsi della trattativa per il rinnovo, perché anche in queste ore la Gazzetta dello Sport ha parlato di un accordo che era stato già trovato prima dell'estate attorno ai 5 milioni di euro come ingaggio ovviamente per Milan Skriniar, che però alla luce dell'accordo trovato tra il giocatore e il PSG attorno ai 7,7 milioni di euro dovrebbe portare, quando eventualmente ripartiranno le discussioni per il rinnovo attorno a fine agosto, inizio settembre, qualora Skriniar dovesse rimanere, potrebbe portare quindi questa proposta del PSG a rialzare anche l'offerta dell'ingaggio da parte dell'Inter attorno ai 6 milioni di euro, quindi facendo diventare Skriniar uno dei calciatori più pagati in rosa se escludiamo Romelu Lukaku. Nel frattempo, come ha raccontato anche il nostro Antonio in un approfondimento delle scorse ore che vi consiglio di recuperare, sembra che l'Inter quindi stia monitorando dei profili più futuribili in difesa per riempire l'ultima casella rimasta vuota, ovvero quella del sostituto di Ranocchia. Profili più futuribili rispetto a quel nome di Acerbi che sta facendo molto discutere e che vedo che non molti apprezzano. Quindi occhio anche ai nomi che abbiamo suggerito appunto nell'ultimo contenuto di Passione Inter. Vi lascio il link in descrizione, magari se vi siete persi l'episodio. Per chiudere il discorso mercato, poi un piccolo aggiornamento su Alexis Sanchez. In Francia soprattutto stanno parlando moltissimo del Marsiglia. Abbiamo fatto le nostre verifiche, come sapete noi su Alexis siamo abbastanza informati già da diversi mesi, vi abbiamo raccontato tante fasi del mercato di Alexis Sanchez, ci stiamo tenendo sempre informati. Sapevamo che stava cercando club solo di prima fascia. Lato Inter dicono in questo momento che la trattativa non risulta ancora così avviata come ho visto scrivere da tanti altri in questo momento. Allo stesso tempo però qualcosa sicuramente si sta finalmente muovendo, perché probabilmente il sogno anche di Sanchez di tornare al Barcellona si scontra con la realtà di un club che ha messo insieme, oggi se non sbaglio il Barcellona tra ali e centravanti hanno 9 giocatori offensivi, quindi non credo ci sia spazio per Alexis. Il Marsiglia invece mette sul piatto un progetto che, nonostante l'addio di Sampaoli, rimane molto ambizioso in ottica Champions League, saranno nella prossima Champions League, quindi potrebbe alla fine convincere Alexis, però c'è ancora da lavorare. Questo per quanto riguarda quindi il mercato dell'Inter, Inter che deve operare soprattutto in uscita, e ad oggi tutto ci fa pensare che l'unica operazione da aspettarci in entrata sarà relativa al sostituto di Ranocchia, a meno che appunto non parta Skriniar o qualcun altro. Quindi per ora non ci sono aggiornamenti sul fronte esterno sinistro di cui in tanti ci chiedete in questi giorni. Ci sono aggiornamenti invece sul tema stadio, prima di andare verso la chiusura. Un rapido flash con un articolo che vi condivido dal Corriere della Sera nell'edizione online: il progetto ridotto del nuovo San Siro, persi 40.000 metri quadri, eliminata la torre con hotel. L'articolo del Corriere della Sera, un articolo che parla delle prossime tappe del progetto che dovrebbe portare al dibattito pubblico per settembre e poi da lì il passaggio in comune entro la fine dell'anno. L'aggiornamento però parla soprattutto di un progetto ridotto, come dicevamo, come leggevamo dal titolo, come volumetrie, che però costerà comunque 1,2 miliardi di euro ad Inter e Milan, questo a causa dell'enorme aumento dei costi che c'è stato e come stiamo vedendo in questo momento in Italia e non solo.
Soprattutto però all'interno dell'articolo si parla di, la questione Sesto San Giovanni, della possibilità di spostare il progetto a Sesto San Giovanni che rimane in stand-by, quindi diciamo rimane una velata minaccia per velocizzare i tempi, ma non di più, almeno per il momento. Quindi si va sempre avanti sull'idea di costruire lo stadio dove sorge attualmente. In chiusura, direi di non entrare in pieno direttamente nella questione relativa a Digital Bits, è ancora in divenire e le informazioni sono ancora comunque da trattare con cura, diciamo così, quindi non ci entriamo in questo momento direttamente. Ci sono comunque dei problemi con il main sponsor dell'Inter che non a caso non compare in questo momento sul sito ufficiale dell'Inter e potrebbe non comparire nelle prossime 2 amichevoli sui cartelloni negli stadi dove l'Inter sarà di scena, a Cesena e poi a Pescara la prossima settimana, quindi la questione è ancora molto in divenire. Ci aspettiamo i prossimi sviluppi, vi terremo aggiornati con delle notizie concrete quando appunto ci sarà l'opportunità. Intanto però sembra che a causa anche di questo l'annuncio ufficiale della seconda maglia per la stagione 2022-2023 potrebbe slittare ai primi giorni di settembre. Questo non significa per forza che l'Inter non giocherà mai con la seconda maglia da qui fino all'annuncio ufficiale, però è probabile aspettarselo ed è probabile appunto che il lancio ufficiale della nuova maglia, quindi anche negli store per acquistarla, slitti ai primi giorni di settembre. Chiudo poi con una comunicazione di servizio. Nelle prossime ore, scadranno alcune offerte per quanto riguarda gli abbonamenti televisivi per seguire tutte le partite dell'Inter della prossima stagione. Io quindi, lo sapete, ho realizzato in questi giorni un approfondimento molto completo con tutti gli abbonamenti, le offerte attualmente in vigore. Lo trovate sui nostri canali. Ovviamente, dategli un'occhiata perché stanno per scadere proprio in queste ore, potrebbero spuntare delle novità magari da qui in avanti più all'avvicinarsi del campionato, oppure potrebbero anche non spuntare. Quindi intanto informatevi, per cui io vi lascio in descrizione per chi ci ascolta in podcast il link per avere accesso al nostro super file con tutte le offerte e seguire tutte le partite dell'Inter, mentre per chi è su YouTube ovviamente vi ricordo il nostro video, vi basta cliccare proprio qui per non perdervelo. Mi raccomando e poi vi aspetto nel club di Passione Inter.